Per la serie Del poco che conosciamo ne conosciamo poco, oggi analizzeremo una storia che tutti conoscono come peccato originale. L'informazione che tutti condividiamo è che il cosiddetto peccato originale consista nell'aver mangiato la mela da un albero proibito. Bene, andiamo a leggere la fonte per vedere come niente faccia pensare a una mela, parola che non compare mai nel testo, e che gli alberi proibiti siano in realtà due. In quanto patto narrativo do sempre per vero ciò che c'è scritto e com'è scritto, senza alcun interesse nel distinguere la verità dalla fantasia. Mi limito insomma ad analizzare oggettivamente il cosa è stato scritto e come. La fonte che riporta la storia in questione è la Genesi, il primo di una serie di libri che ormai da millenni sono stati tramandati, raccolti e tradotti in un'opera che adesso noi conosciamo come Bibbia. I protagonisti sono Adamo ed Eva, i primi due esseri umani che abitarono la terra, e il fulcro del racconto è il loro primo atto di disobbedienza nei confronti di Dio. Cito la fonte, Genesi, capitoli 2 e 3, nella traduzione CEI 2008, riportando ciò che mi interessa e inserendomi con le spiegazioni. Iniziamo. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrogava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Allora, siamo dopo la creazione di quasi tutto, siamo al 6° giorno biblico. Allora significa proprio, e questo significato è confermato da una ripetizione scritta tra poco, dato che non c'era l'uomo che lavorasse il suolo, allora per questo Dio plasmò l'uomo. Insomma, l'uomo è stato fatto per lavorare. Il Signore Dio plasmò. In questo punto non c'è scritto creò, inteso dal nulla, ma plasmò, inteso da qualcosa che già c'era, dalla polvere del suolo in questo caso. In quanto patto narrativo non spetta a me inoltrarmi su quale termine è stato tradotto come Signore Dio e quale è invece stato tradotto con creò. Creare, questo però posso dirlo, è una parola che non esiste nella lingua nella quale fu scritto questo libro, ma che nella traduzione in oggetto è già comparsa 7 volte. L'uomo, inteso come vedremo tra poco in senso restrittivo di solo maschio di essere umano. Il Signore Dio con la polvere del suolo ha plasmato solo il maschio di essere umano. Soffiò e alito, 2 parole che hanno a che fare con la bocca. L'affermazione Dio disse nel primo capitolo della Genesi compare 10 volte. In un certo senso potremmo dire che si nasce quando, appena usciti dalla madre, facciamo il primo respiro autonomamente e si muore quando esaliamo l'ultimo. Vita e morte però rimangono soltanto 2 concetti, quindi figuriamoci lo stabilire quando iniziano e quando finiscono. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. A oriente. Il primo uomo fu posto a oriente, da dove l'uomo vede nascere il sole. L'uomo che aveva plasmato, di nuovo non creato dal nulla, ma plasmato da qualcosa, perlomeno in questo capitolo è netta questa differenza. Tra ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, il testo ci tiene a specificarne 2 che saranno fondamentali in questa storia. 1. L'albero della vita in mezzo al giardino e 2. L'albero della conoscenza del bene e del male.
Attenzione, solo l'albero della vita è specificato che fu posto al centro del giardino. Perché lo coltivasse e lo custodisse. Ripetuto il perché fu plasmato l'essere umano, maschio, perché coltivasse e custodisse, insomma, perché lavorasse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Ecco il preciso divieto che il Signore Dio dà al maschio di essere umano. Potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, tutti, quindi sembrerebbe anche dell'albero della vita, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Questo è l'unico albero dal quale non si può mangiare, pena essere destinati a morire. Infatti finora il testo non parla di un uomo destinato a morire, anche perché non aveva il divieto di mangiare dall'albero della vita, ma solo quello, e soltanto da adesso, di mangiare da quello dell'albero della conoscenza del bene e del male. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Ancora l'importanza della parola il Signore Dio disse, chiamati, avesse chiamato, l'uomo disse. La parola rimane fondamentale. L'uomo è stato plasmato dalla polvere del suolo per lavorare. La donna, parola che appunto significa femmina dell'uomo, è stata plasmata dall'uomo per fargli un aiuto che gli corrisponda. L'ultima frase ci servirà dopo. Erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Arriva l'antagonista, subito presentato come il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Il termine creare continuerà a non comparire, e non compare da prima dell'inizio di questa storia a dopo la sua fine. La prima volta che ricompare è enigmatico. Cito: nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò. La domanda del serpente è ingannevole, ma la risposta della donna è imprecisa, se non proprio sbagliata. Infatti lei dice, cito: del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma Dio non disse questo. Tra l'altro Dio diede questo divieto all'uomo, prima che la donna fosse fatta. Ma, anche se non c'è scritto, diamo per buono che glielo deve aver riportato, dato che la donna ha ripetuto un qualcosa di simile. Per essere precisi, Dio disse all'uomo:
dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Quindi riguardo al toccare non si è espresso, ma diamo per buono anche questo. Il problema è che la donna parla dell'albero sbagliato. Infatti l'albero che viene precisato essere in mezzo al giardino è l'albero della vita. Allora diamo per buono, e siamo già al terzo, diamo per buono, che gli unici due alberi specificati fossero posti anche accanto, tutti e due in mezzo al giardino, anche se il testo in questa traduzione non riporta questo, ma è l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male, che non c'è scritto dove. Il serpente spiega, parla anche lui, riferendosi specificatamente all'albero della conoscenza del bene e del male, 3 conseguenze derivanti dal mangiare il suo frutto. Le prime 2 sono: non morirete affatto e si aprirebbero i vostri occhi. Tra poco scopriremo che il serpente diceva il vero, dato che la diretta punizione che segue il mangiare da quell'albero non sarà la loro morte, dato che continueranno a vivere. E una volta che mangeranno, il testo riporta proprio, allora si apriranno gli occhi di tutti e due. La morte è una conseguenza che arriverà dopo e verrà specificato il perché arriverà, ma non è la conseguenza di aver mangiato quel frutto. L'inganno del serpente consiste quindi nell'aver detto le prime 2 cose vere, ma la terza vera solo a metà. Sareste come Dio. Infatti, mangiando da quell'albero, l'uomo è diventato come uno di noi, dei, Dio, quanto alla conoscenza del bene e del male. Ma Dio, proibendogli di mangiare dall'altro albero, per questo lo caccia dall'Eden e pone a difesa gli angeli, affinché non rientrino, li condanna alla morte. Per questo, perché se avesse mangiato anche dall'altro albero, non sarebbe neanche morto, oltre ad aver avuto la conoscenza del bene e del male, come noi, dei o Dio. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. La colpa della donna fu quella di non aver seguito il divieto riportatogli dall'uomo, ma non aveva ancora mangiato da quell'albero, quindi non aveva ancora la conoscenza del bene e del male, e stava dando ascolto a un animale fatto da Dio, desiderabile per acquistare saggezza. Quindi non c'è dubbio che abbiano mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male. Acquistata saggezza, la prima e unica cosa della quale si accorgono è l'essere nudi, quindi provano vergogna e si coprono. Non si coprono tutto il corpo, quello lo farà Dio tra poco. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Si coprono solo gli organi riproduttivi, che tanto gli accomunano agli altri animali, ma questi, come sembrerebbe dal testo, non avendo mangiato da quell'albero, non hanno la conoscenza del bene e del male, quindi non provano vergogna nell'essere nudi. Gli uomini che soli hanno mangiato da quell'albero, sì. Come hai visto, non si parla di nessuna mela. Questo frutto non è mai citato. Se proprio dobbiamo decidere, non so per quale motivo, un frutto fisico, l'unico qui che è citato è un fico. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna:
il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato. Curiosa la prima risposta dell'uomo: ho sentito la tua voce nel giardino, e Dio non aveva parlato, anche perché, essendo da solo, con chi avrebbe dovuto parlare? Ha sentito i passi, invece la risposta è: ho udito la tua voce nel giardino. Però, continuiamo. Dopo la vergogna per aver scoperto di essere nudi, si coprono. Non erano più nudi, quindi avevano foglie di fico e se ne fecero cinture. Ma qui, quindi dopo, l'uomo dice: ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Quindi la risposta dell'uomo, la prima è: ho udito la tua voce e quindi ho avuto paura, ma non ha parlato con nessuno. La seconda è: sono nudo e mi sono nascosto, ma non era nudo perché aveva la cintura. L'uomo però ci tiene a specificare che la donna che tu, Dio, mi hai posto accanto, mi ha dato il frutto. Effettivamente è successo questo, ma c'è anche scritto che erano insieme quando accadde il tutto, ne diede al marito che era con lei. La donna ci tiene a specificare che il serpente, animale fatto da Dio, mi ha ingannata. Comunque, seppur alla fine delle loro risposte, sia la donna che l'uomo ammettono di aver mangiato. Ma Dio già lo sapeva, perché aveva esordito proprio con queste parole: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Poi alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Mi intrometto. Insomma, il Signore Dio punisce tutti e tre, serpente, donna e uomo. La donna viene punita moltiplicando i dolori del parto, e dato che lei compì per prima questo atto di disobbedienza, la condannò ad avere l'istinto verso il marito, dalla quale fu plasmata, che la dominerà. L'uomo viene punito maledicendo il suolo, e quindi i dolori del suo lavoro. E dato che ascoltò la donna e mangiò il frutto, lo condannò ad essere destinato alla polvere, dalla quale fu plasmato. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo cacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via dell'albero della vita. Dio dice che l'uomo è diventato come uno di noi, dei, intendiamolo Dio al singolare, quanto alla conoscenza del bene e del male. Quindi è importante che adesso non mangi anche dall'altro albero, quello della vita, che adesso diventa quello proibito, perché se no vivrà anche per sempre. Per questo la coppia di umani fu cacciata da lì, anche se il testo fa riferimento alla sola cacciata dell'uomo al singolare, lo cacciò e scacciò l'uomo con tanto di citazione al lavoro del suolo, ma intendiamoli tutti e due. Per non farlo ritornare, pose degli angeli cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via dell'albero della vita. Questo perché, se dopo aver mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi aver acquisito la stessa conoscenza che ha Dio, gli dei, comunque Dio, se adesso mangiassero anche del frutto della vita, allora sì
che il serpente avrebbe detto la completa verità. Non morirete affatto.